Vi siete mai chiesti come poter controllare il numero totale degli scatti fatti con la vostra fotocamera Sony? Restate con me allora, perché oggi vi mostro due modi semplici e veloci. Ciao a tutti, io sono Federica e in questo canale parlo di fotografia a 360 gradi, con tutorial, backstage e tanto altro ancora, per cui se siete interessati vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video. L'otturatore meccanico della vostra camera, ahimè, ha una data di scadenza. La vita della vostra fotocamera dipende dalla quantità di foto che realizzate con essa. Ovviamente non stiamo parlando dell'otturatore elettronico, ma dell'otturatore meccanico, che appunto, come ci dice il nome, è composto da parti meccaniche e queste purtroppo sono soggette ad usura. L'otturatore meccanico nella 7, A7R3 e A9 ha una durata di circa 500.000 scatti, mentre nella 6000, A6005 di circa 200.000 scatti. Tranquilli, il vostro otturatore quindi ha sicuramente una lunga vita davanti a sé, ma a volte può succedere che alcuni otturatori abbiano dei problemi per via di sporco o polvere che si incastrano nel meccanismo o semplicemente si è sfigati e l'otturatore si rompe prima del previsto. Facciamo tutti gli scongiuri del caso quindi e vediamo come controllare quanti scatti abbiamo già realizzato con le nostre fotocamere Sony. Possiamo eseguire due procedure. Innanzitutto scattiamo una foto, può essere sia RAW o anche JPEG, e scarichiamola al computer. Non importa che foto sia, io a volte accendo la camera senza nemmeno togliere il tappo dall'obiettivo e scatto una foto. Tolgo la schedina SD e la inserisco nel PC. Questo primo metodo è valido sia per chi usa Mac che per chi usa Windows. Cliccate sul link del sito che vi lascio in descrizione e si aprirà una pagina molto scanna e minimalista. Trasciniamo la nostra foto nell'apposita area del sito e aspettiamo che venga caricata. Sotto comparirà il numero totale degli scatti fatti dalla nostra fotocamera. Fatto! Facile, vero? Per chi non è felice di caricare un file in questo sito c'è anche un secondo metodo che purtroppo però è solo per utenti Windows. Il secondo metodo consiste nello scaricare un software per leggere un'immagine dalla propria fotocamera. Per scaricare questo software andate sul secondo link che vi ho lasciato in descrizione e scaricate il primo programma in alto, si chiama Picture Information Extractor. Lo installiamo e lo apriamo. Una volta aperto il programma cerchiamo la foto da esaminare nel nostro PC o nella scheda SD. Ancora una volta deve essere un file RAW o JPEG proveniente dalla fotocamera e non editato. Una volta selezionata la foto, il programma la legge e nella colonna di destra possiamo vedere tutti i dati EXIF. Vi ricordo che ho fatto un video molto interessante sui dati EXIF che, se non avete visto, vi consiglio di recuperare. Ve lo lascio tra i consigliati in descrizione. Comunque, sfogliando tutti i dati che troviamo a destra, dobbiamo cercare la voce Shutter Count, che ci dirà gli scatti totali effettuati. Bene, anche questa volta spero che il video vi sia stato utile. Se lo è stato, lasciate un bel like o un commento qui in basso. Io vi ringrazio per aver guardato questo tutorial e ci vediamo, come sempre, la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!